Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, oggi Francesco sta già preparando la nuova piastrina per HeroQuest Caffè e quindi un pezzo del tabellone da dipingere. Io non vi dico altro che firmate tutto quello che potete firmare e cliccate tutto quello che potete cliccare, cioè iscriviti, campanella e tutte queste cose qua che sono importanti per il canale e poi per il resto vi auguro di divertirvi tanto tanto tanto. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Benvenuti ragazzi sul canale. Allora, grazie a Goblin per l'intro quasi senza casini per una volta e benvenuti a tutti quanti. Allora ragazzi, guardate, questa è la nuova tavoletta di oggi. La differenza dall'altra è che questa è azzurrognola, quindi l'ho già dipinta simile all'altra in modo tale che mi faccia match, ok? Tra l'altro deve stare da questa parte, quindi infatti ho fatto leggermente più chiari i bordi di qua. Poi non deve essere perfetta, però insomma, per essere un po' pignoli, quando avete finito di dipingerle le accostate e gli date magari con il dry brush di nuovo un colpo di bianco in modo tale che si omogenei tutto quanto. Allora, dobbiamo farla azzurra, è un diciamo carta da zucchero spento secondo me quello che vediamo sul tabellone in questa stanza, quindi ho pensato questo: metto un contrast Apotecari White completamente puro e quindi vado a prenderlo proprio così com'è e senza metterci il Lemian e quindi il contrast medium, vado direttamente sulle tavolette e gli do praticamente una base di contrast puro. Perché? Perché questo qui in realtà, come vedete, non è che pigmenta granché, no? Però va praticamente a levarmi certe ombre che magari poi non voglio, perché la voglio più chiara possibile. Ovviamente poi dovremo andare a sovrapporre, stratificare e vedremo che effetto farà il resto. Vedete che sto andando praticamente a coprire un pochino le ombre che ho fatto nel dry brush, però siccome è un contrast sapete che quando asciuga va in trasparenza e comincia a lavorare in trasparenza. Però comunque non esagerate troppo con i passaggi in modo tale che non copra proprio tutto, ok? Ma sappiate che quando va in trasparenza sicuramente fa un effetto diverso da quello che vedete in questo momento, che è quasi di coprente, no? Vedete, deve essere solo una trasparenza che va a trasformare i neri in una sorta di grigi sfumati. Questo perché così leviamo quell'effettone nero scuro che ci serve solo nelle profondità e non proprio sopra. Adesso andiamo a coprire con altro e ho pensato in questo caso al Contrast Space Wolves Grey. Mi sembra il colore più adatto per renderlo simile all'altro, ma siccome abbiamo due tipi diversi di colorazioni, il primo lo faccio assolutamente diluito in modo tale che mi vada a coprire meno, e quindi sto prendendo 4 e 5 parti di contrast medium e quasi quasi non prendo più di 3 parti di Space Balls. Questo perché è un po' scuretto e quindi vado a diluirmelo in questo modo qua. Mi chiudo i colori, se no poi quando succede sempre matematico e quando non li chiudete si rovesciano, e qualcuno di voi se vuole scrivermi nei commenti le sue avventure col rovesciamento dei colori, ma sono sicuro che c'è il disastro da raccontare. Allora vado a iniziare a coprire diciamo tutta quanta la piastrella e vedete che non mi fa l'effetto coprente forte del colore stesso, no? Questo perché l'abbiamo diluito 5-3 con il contrast medium. Eccolo qua. Andiamo a prendere anche l'interno. Io ragazzi sono uno che tende, e lo sapete un pochino, chi segue il canale da tanto lo sa, chi è nuovo lo scopre oggi, diciamo, sono uno che tende a invecchiare molto e quindi anche a trasformare in realistico. Non mi piacciono i colori troppo accesi che non lo so, mi fanno troppo fantasy e troppo poco realistico, no? E quindi mi piace una via di mezzo. Allora di solito mi piacciono i colori molto spenti e in questo caso direi che è praticamente perfetto. Allora io adesso vado a vedere un pochino dove può mancare qualche ombra, tipo qua per esempio, ma tanto adesso dopo andiamo a mettere il contrast, quindi di nuovo in stratificazione, quindi lì non serve.
Qui leviamo i segni del pennello, non mi piace che si vedano i segni del pennello. Ok, andiamo a prenderci questa parte in mezzo. Ok, e adesso diciamo che ci siamo. Possiamo stratificare. Cosa facciamo? Aspettiamo che si asciughi e andiamo a mettere il contrast sempre Space Waltz Grey puro solamente nelle due parti esterne, queste che vedete a rombo, perché nel tabellone sono più scure. Aspettiamo solo che si asciughi e vediamo che succede. A tra poco. Ecco qua, allora non è totalmente asciutto, ma le parti tra le altre che sono più bagnate sono quelle dove ora vado a fare la stratificazione, quindi non ci interessa che sia totalmente asciutto. E inizio a prendere lo Space Waltz Grey completamente puro, ok? Ed ecco qua, vediamo che succede, perché tra le altre lo vedo anch'io con voi, quindi in diretta. Ecco, vedete che già stratificando si scurisce moltissimo e soprattutto perché è completamente puro, e questo mi dovrebbe dare l'effetto che ho sul tabellone delle piastrelle colorate in maniera differente, tono su tono. E questo è, diciamo, un modo più semplice per creare quell'effetto che si chiama appunto tono su tono, quando è un po' più scuro rispetto a uno un po' più chiaro. Ovviamente ora, quando avremo finito di decorare la piastrellina una per una, andremo a mettere lo streaking grime, quindi invecchieremo tutto con il marrone come abbiamo fatto con l'altra, e diventeranno anche molto simili, quindi colori diversi ma simili nell'invecchiamento, e questo renderà più omogeneo il tabellone intero quando andremo finalmente a montarlo tutto, perché se sono tutte fatte allo stesso modo l'invecchiamento è lo stesso, cambiano i colori di base, ma ovviamente abbiamo un effetto molto diverso per quanto riguarda appunto cioè un effetto, scusate, molto diverso per quanto riguarda la colorazione differente, ma un effetto che omogenea tutto quando andiamo a vedere appunto l'insieme del tabellone. Allora, direi che ci siamo. Non faccio nemmeno un time lapse perché è veramente abbastanza veloce, e in questo video vi ho tagliato tutto il pezzo in cui facevo i grigi, perché tanto i dry brush, per chi non avesse visto il primo video, va a cercare più indietro quello della piastrellina accanto che è verdognola, e lì ho spiegato il primo passaggio. Quel passaggio lì andrà ripetuto per tutto il tabellone, tutto il tabellone, e dopodiché ogni tabellone ha la sua personalizzazione con un colore differente. Ma guardate che carino che sta diventando tra le altre, così già scuro, anche senza il famoso invecchiamento dello streaking grime, ma già so che col marrone cambia tutto, perché specialmente questo che è un blu andrebbe in teoria invecchiato con un nero, mentre lo streaking grime appunto è marrone scuro. Ma siccome noi non stiamo facendo le ombre ma stiamo invecchiando, lo streaking grime serve a questo, a creare proprio quella patina di vecchio, di trasandato, di impolverato praticamente, e quindi non ha a che fare con le ombre, ok? Quindi non stiamo facendo uno shade, ma stiamo facendo appunto un invecchiamento. Allora, finiamo qua. Andiamo a prendere anche ovviamente il bordo interno, anche se andate a fare un po' di ombra non è un problema. Non toccate il bordo esterno ovviamente, perché lì non vogliamo questo tipo di colore, ma vogliamo invece appunto un'ombra nera. Quindi prendiamo il null oil e andiamo a farci poi il bordo leggermente sfumato. Adesso andiamo a fare, mentre tanto questo si asciuga. Qui bisogna abbondare un po', e quindi per lo streaking grime ci tocca aspettare. È più un lavoro di pazienza e di attesa che un lavoro di difficoltà, perché come vedete non è difficoltoso, cioè basta veramente fare un po' di attenzione qui e per il resto avete finito. Ok, diciamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Adesso andiamo ad aspettare che si asciughi. Nel frattempo direi che possiamo fare un po' di null oil, quindi possiamo prendere un appunto shade, potete prendere qualsiasi nero che avete, quindi non vi preoccupate, come sempre io vi do un'idea di un colore con una marca, in questo caso è GV, ma non vi preoccupate, potete usare tranquillamente Warpaints, quindi Army Painter, potete usare gli Scale 75, Scale Color, potete usare i Green Stuff, gli AK, eccetera eccetera, ognuno ha il suo, quindi non vi preoccupate che praticamente sostanzialmente siamo quasi lì. Allora vado a mettere il, come vedete, null oil solamente negli interni,
in modo da fare un po' di ombra, e questo mi crea, se tra le altre qui, vabbè, sarebbe la calamita, quindi la clip, volendo lì si può anche evitare. Quando vado, vedete, a buttarlo sui bordi, mi va a creare la sfumatura. Se lo lascio sbordare pochino, quando si asciuga, quella sbordatura si asciugherà e diventerà praticamente una sfumatura, e mi farà l'effetto che mi ha fatto sull'altra, perché sull'altra basetta abbiamo fatto uguale, se vi ricordate. Andiamo avanti così e poi lasceremo asciugare tutto. Io, tra le altre, per fare il video ho dato una spintarella al primo che abbiamo messo con l'aerografo, quindi con il compressore. Lo dovete fare da lontano, attenzione, perché sennò vi schizza tutto, e perché è liquido molto il contrast, e niente, quindi ho accelerato un po' i tempi, però sappiate che il top si ottiene semplicemente aspettando, perché si diciamo fa questo effetto spontaneo, che è la cosa migliore. Ok, adesso abbiamo fatto più o meno questo, ci prendiamo un pochino di bordi, ma tanto i bordi non si vedranno, quindi insomma anche qui andate via lisci e veloci, perché tanto i bordi appunto non verranno più di tanto visti. È che io sono un po' pignolo e so che quando stacco li vedo, e allora, e allora vado. Vedete, lo tengo sullo spigolo in modo tale che non mi dia fastidio poi, perché sullo spigolo ci sarà il bianco e posso tranquillamente andare sopra col dito, e vado a lavare un pochino col Nun Oil i bordi. E ci siamo, chiudiamo il Nun Oil così non spandiamo nulla. E niente ragazzi, adesso si tratta veramente di aspettare un attimino, perché il processo dello streaking grime richiede proprio che sia totalmente asciutto, quindi ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, è asciutto, sta già venendo bene, adesso è il momento di renderlo simile all'altra con lo streaking grime. Quindi prendiamo il nostro streaking grime, che è un enamel. Vi ricordo, chi non ha seguito la prima puntata, mi raccomando, vada a vedere un attimo come funziona, perché questo è un colore che si diluisce non con l'acqua, quindi non acrilico, ma con il white spirit, e quindi l'ho già preparato in questa parte qui. Vado a prendermi lo streaking grime e lo metto abbondante, perché ho messo tanto white spirit, quindi tanto streaking grime in questo caso, e vado a prepararmi la mia lavatura. Allora, questo serve ad invecchiare oltre che a fare le cosiddette ombre, quindi non è uno shade, ma è proprio un invecchiante, ok? Si usa proprio per rendere invecchiata la parte, e si va proprio a applicare sopra tutta quanta la miniatura. Quindi prendiamo tutto quanto il nostro campo e lo andiamo a coprire con lo streaking grime, che è diluito, come vedete, con il white spirit, in modo tale che non sia proprio pesantissimo, ok? Perché è anche un colore chiaro l'azzurro, e quindi voglio che rimanga abbastanza evidente. Ma la cosa comoda è che mi va all'interno delle diciamo di tutte queste fessure, che è comodo perché va a renderle uguali o simili a quelle dell'altra tavolozza, e quindi vedete è comodo per questo motivo. Ora ovviamente anche qui altro momento di pazienza, perché andrà lasciato asciugare. Una volta asciutto finalmente potremo andare a levare tutto con il cotton fioc e il white spirit stesso, quindi dobbiamo farlo asciugare bene in modo tale che si incrosti e faccia tutte le sue ombre. A quel punto andiamo a rimuovere dalle parti esterne, facendo tornare l'azzurro e il blu, e dovrebbe fare un effetto molto carino. Nel frattempo, siccome lo streaking grime in questo caso era molto diluito, lo sto pulendo direttamente nell'acqua, perché c'è molto white spirit che mi pulisce il pennello. Controllate sempre il collo del pennello per essere sicuri che sia pulito, e magari per gli enamel usate sempre gli stessi pennelli, così anche se si rovinano pazienza, e soprattutto che siano sintetici. Guai a voi se usate la martora, non usate la martora per il white spirit e quindi per i colori enamel come questo, ok? Lasciamolo asciugare, e poi ultima parte in cui andiamo a rimuovere tutto, e abbiamo finito anche per oggi. Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, allora si è asciugato, e come vedete adesso non è più azzurro ovviamente e carta da zucchero, si vede che si è
scurito dal marrone. Andiamo quindi a levare le parti superficiali dello streaking grime per fare in modo che torni a essere del colore precedente sotto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il white spirit, cotton fioc, lo imbeviamo, cercate di strizzarlo sul bordo perché non ci serve che si spanda troppo il white spirit, ok? Ricordatevi di chiudere il tappo perché ovviamente comunque è piuttosto volatile e quindi si rovina. E andiamo a grattare le parti che vogliamo che vengano via. Ovviamente ci vorrà un pochino, però guardate, pian pianino fate recuperare il colore e sotto resta lo streaking grime che fa il suo mestiere. Ovviamente ora mi si sta rovinando il cotton fioc, ma io cambio il lato, strizzo sempre un pochino, tappo. I movimenti alla fine sono sempre quelli, una volta che li avete imparati diventano proprio spontanei. Ecco qua. Adesso che abbiamo recuperato una parte del nostro colore e abbiamo lasciato lo streaking grime a fare il resto, possiamo andare a fare delle wash, perché per esempio vedo che rispetto a questa c'è un po' più di scuro sulla parte sotto, quindi o era lo streaking grime stesso o è un po' di wash nera. Siccome qui effettivamente abbiamo molte tonalità blu, la cosa migliore a questo punto è mettere un pochino di Null Oil nero per dare un po' di ombre. Quindi andiamo a mescolare velocissimi il Null Oil, tanto non serve granché, e prendiamo il nostro pennello wash. Ricordatevi che ho messo al lato sulla destra due tazze, una con l'acqua pulita e una con l'acqua sporca. Su quella sporca lavo il pennello, su quella pulita intingo il pennello all'inizio per cominciare a lavorare. In questo modo qua, insomma, è abbastanza semplice far funzionare le cose in modo veloce. Vedete che già in questo modo col Null Oil, lasciandolo cadere nelle parti interne, già scurisco e vado a recuperare quel tipo di tonalità che avevo anche sull'altro. Cosa mi interessa sapere, diciamo, del blu? Il blu ha come ombra il nero, si usa sempre il Null Oil, oppure blu stessi, ma ricordatevi che se fate ombre blu sul blu, a parte il fatto che rischiate di trovare un blu diverso, non avete ovviamente un effetto realistico, ma avete più che altro un effetto molto fantasy. Piace a molti e quindi per carità va benissimo. Io vedete sto andando a recuperare solamente le parti interne per dare ombra e stacco fra i due tipi di colore che sono venuti fuori e emersi ormai dal lavoro che abbiamo fatto, e in questo modo ho già evidenziato la mia stanza. Direi che praticamente è quasi fatta. Io in realtà sono già soddisfatto, nel senso che più di così non andrei a toccarla. Mi piace che sia così, come vi dicevo l'altra volta, realistica e quindi molto spenta rispetto a quella del tabellone, perché va ad avvicinarsi a quell'altra che abbiamo fatto l'altro giorno. Magari ora prendiamo di nuovo dei colori tecnici e proviamo a fare qualche effetto. Allora, l'altro giorno non ero riuscito col sangue, vi ricordate, a fare l'effetto del sangue rappreso, perché mi mancava una cosa fondamentale, che è questa, guardate, questa graffettina, tanto nel frattempo che vi chiacchiero lui si asciuga, che serve a bucare tutti i colori che si incrostano magari dopo un pochino. Effettivamente io certi li ho qui fermi da un anno e magari non l'ho più toccati, e quindi giustamente c'è una difficoltà. Allora, qui abbiamo il Coagulated Blood e il True Blood. Oggi proviamo a usare solo quelli di Green Stuff World. Andiamo a vedere come lavorano. Ho veramente molti effetti. In questo caso il sangue è proprio il suo, perché sul blu stacca tantissimo, e questa è una cosa che vi consiglio di fare sempre sulle miniature. Cioè, se la miniatura è a prevalenza di colori freddi, mettete un solo particolare caldo che stacchi proprio e aiuti l'occhio a staccare l'immagine. Stessa cosa vale per
il contrario. Se voi avete una miniatura prevalentemente a colori caldi, mettete qualcosa, un particolare, tipo un gioiello freddo che vi permette di appunto far staccare l'occhio. Questo aiuta moltissimo appunto l'occhio ad avere una visuale migliore dell'opera. Allora, qui a questo punto vado a controllare che qui sia bucato, ed è bucato, e vado a mettere il sangue coagulato. Questo è coagulato, quindi in poche parole significa che, eccolo qui, è sangue rappreso, ok? Il sangue rappreso diventa praticamente incrostato, quindi possiamo metterlo qui come se qualcuno fosse stato ucciso, ci fosse stata una mattanza, nel vero senso della parola. E adesso andiamo a prendere invece quello che è molto più fresco, e quindi questo rimarrà praticamente color rosso fuoco e lucido, mentre questo andrà a coagularsi proprio come il sangue vero e diventerà incrostato e marrone scuro, ok? Quindi cosa faccio? Anche qui andiamo a verificare il nostro, infatti questo era un po' incrostato, prendiamo un po' del nostro sangue e lo andiamo a mettere in giro. E voilà, mescolateli un pochino in modo tale che ci sia, che si capisca che è lo stesso, e via. Io non farei altro in questo caso, se non magari si poteva, ma lo facciamo magari in un'altra, nelle prossime puntate, quando è un po' più grande, perché altrimenti qua mi prende veramente tutto. E vado a prendere questi stessi colori, li mettiamo su un pennello piatto e con uno stuzzicadente al contrario, tirando verso di voi, fate in modo che i peli vadano verso la paletta, no? Quindi tirate verso di voi con lo stuzzicadente in perpendicolare, e praticamente il pennello piatto vi andrà a schizzare praticamente il sangue finto, e quindi a quel punto magari facciamo una diagonale con degli schizzi come se qualcuno fosse stato colpito qua e vada a fare praticamente questa direzione, no? In questo caso invece è molto fine a sé, rimane così. Diciamo che è finita, e se andiamo a metterla in paragone all'altra già abbiamo le due stanze fatte, vedete, che fanno la loro figura. Immaginate tutto il tabellone con tutti questi particolari, che spettacolo che viene fuori. Non esageriamo troppo con gli effetti, qua già ne ho messi due, qui ne metto uno solo, perché dovete sempre pensare che c'è tutto il tabellone da fare e dopo diventa un arlecchino che non è bello appunto per l'armonia dell'occhio, quindi cercate di rimanere armoniosi in quello che fate. Bene ragazzi, un recap velocissimo e ci becchiamo alla prossima puntata. Naviganti, grazie mille per essere rimasti con me anche oggi. Allora, avete visto, è molto semplice quando bisogna fare un tipo di disegno al di sopra della, chiamiamola piastrella come la chiama Goblin, bisogna fare semplicemente una stratificazione del contrast, si somma uno all'altro. Si può sommare un contrast all'altro e avere un tipo di colore diverso, magari anche similmente nuovo, perché in trasparenza lavorano insieme, oppure si può usare lo stesso colore e praticamente andare a stratificare per avere una maggiore forza di densità dello stesso colore. Quindi decidete voi quello che vi piace. Al di là di questo vi ringrazio ancora, ci vediamo velocissimamente per la prossima, andiamo avanti con il settore, così dopo finiamo il tavolo di HeroQuest e cominciamo finalmente a fare tutte le mura, le porte, e anche lì ve ne farò vedere di belle. Ci vediamo fra poco, ciao ragazzi. Warriors, warriors.